L'hai appena detto, eccoci qui in un nuovo video. Io sono Miss Biancoala e sono un maestro spirituale. Da ormai andiamo per i 6 anni, mi pare, su sto canale. Sì, ti prendo per mano e ti riconduco al riappropriamento del tuo grande potere divino. Questo canale è strutturato come una vera e propria scuola. Si inizia dal primo video del 2019, oh mio Dio, quanto tempo fa? Sì, ma troverai tutto quello che serve per metterti sul cammino giusto per appunto riappropriarti e utilizzare in maniera corretta il tuo grande potere divino. Ok? E oggi in questo video io intendo dirti qualche cosa che non ho visto nessuno parlare onestamente, che avrei voluto che 20 anni e più fa, quando ho iniziato questo lavoro su me stessa, questo cammino, avrei tanto voluto che fosse venuto qualcuno e mi avesse detto, così mi sarei risparmiata certi momenti, certi piagnistei, certe crisi, veramente, certi momenti a spiralare, giù e così via. Ora, perché siamo qua, raga? Insomma, perché stiamo a guardare l'ennesimo video? Perché stiamo a guardare l'ennesimo coach? Perché? Perché volevo manifestare qualcosa di diverso, ok? Solitamente in tutta la nostra vita vogliamo un cambiamento, quindi vogliamo la relazione giusta per noi, vogliamo i soldi giusti per noi, vogliamo quel tipo di casa, quel tipo di vita, di lifestyle, di vacanze, cioè stiamo qua perché vogliamo cambiamenti, quindi intendiamo manifestare qualcosa di diverso da quello che in questo momento siamo immersi nella nostra realtà e abbiamo, quindi non c'ho nessuno, voglio una relazione, c'ho una relazione che fa schifo, voglio una relazione migliore, e il mio ex mi ha lasciato o rivoglio, sto in affitto, voglio una casa per conto mio, sto in un buco di casa, voglio il villone, sto sempre a secco dei soldi, voglio un sacco di soldi, sto a fare un lavoro che mi fa schifo, voglio il lavoro da vita mia, cioè, ok? Ora che succede? Spesso e volentieri ci si mette un po', ok? Per le grandi manifestazioni, quelle che noi definiamo grandi, importanti, dove ci mettiamo appunto, ricordatevi a scala valori, dove le mettiamo su una scala valori 10, è tutto spiegato nel canale, se cercate Miss Bianco la scala valori è tutto spiegato nel canale, lo mettiamo a un livello 10 e quindi, cioè, importantissimo, grandissimo, cioè, succede che possono passare mesi, se non anni. E che succede quando passano mesi e non si vede niente, non si vede manco un centimetro d'avanzamento, oppure sembra che parti, yeah! E poi boom, battuta arresto, crolla tutto. Che succede? Che succede dopo mesi o addirittura anni? Che, ecco, forse non fa per me, forse non è il destino mio. X persona, coach, ma ha detto che c'ho la luna storta, Mercurio sta girato de chiulo, e non è magari una cosa fatta per me, non è mio destino, non è cosa... cioè, quindi cominciamo a dirci cosa vogliamo. Facciamo un esempio, ok? Mettiamo che intendiamo manifestarci un cambiamento radicale. Voglio andare via a New York, mettiamola così, nel mega grattacielo che guarda Manhattan. Io voglio stare là, voglio stare. A sto momento non sto ancora a vive con mamma e papà, sto ancora a vive, ok? E non c'ho manco un lavoro, c'ho un lavoro precario, c'ho un lavoro, ok? C'ho una lira a parte, così, quindi comincio a lavorare su tutta sta roba, comincio a lavorare, però magari non ho i giusti strumenti per lavorarci, quindi succede che passano mesi, passano anni, sono passati 2 anni e io sto ancora qua, sto ancora impantanata, magari peggio di prima. Ecco che è normale che comincio a pensare sta roba non funziona, so tutte cazzate, oppure non è destino, non era cosa, non era aria, non fa per me, forse flow down, devo volare più bassa e quindi vabbè, ciao appartamento mega lusso, mega attico che guardava sul Central Park e vabbè, già tanto se riesco a manifestarmi a una casa in affitto per conto mio, un buco veramente, pure in mezzo al nulla, ma basta che riesco a cioè, quindi, ok? Ora quello che voglio dirvi è questo, e attenzione, attenzione. Finché siete in vita, finché siete su sto piano terreno, c'è l'alta probabilità
che voi qua a casa che volete a New York, quel mega appartamento atticone che volete che guarda su Central Park, che devo vedere lì, gli squirrel, che devo vedere lì, riesco a vedere col binocolo addirittura il coso, gli scoiattoli che scorazzano di qua e di là, è possibile, è manifestabile. Sì, ripeto, finché siete in vita, finché occupate, ok? Questo piano terreno col vostro corpo, siete qua in vita, non è ancora game over, non è ancora gioco finito, siete ancora in pieno gioco e potete come manifestarlo. Ora si tratta soltanto di fare una cosa, sì, una cosa che è praticamente enorme. Capì che cosa vi separa fra il voi che non c'ha, che sta ancora a vivere lì magari a casa dei suoi oppure in affitto, quello che insomma della situazione dove siete alla situazione dove volete essere. Capite? Dove sono, dove voglio essere, cosa vi separa? Cosa vi separa? E dovete lavorare su questo, punto e basta. Dice a parole, sì, ok, però è solo quello. Perché tanto alla fin fine questo è la manifestazione. Diventare il voi, la vostra versione, ok? Diventare la versione che ce l'ha. E come ci si diventa? Appunto lavorando su se stessi. Rintracciamento del credo, autostima, meritocrazia. Cioè, su sto canale abbiamo parlato così tanto che poi negli anni si sono creati addirittura corsi per sostenere questo cammino. E questo è, finché sei in vita, te lo puoi manifestare quel mega appartamento, te lo puoi manifestare qua relazione, te puoi manifestare tutto quello che vuoi finché sei in vita. Che muova, o potrete dire quando, fra 100 anni, avrete chiuso l'occhio, allora lì potete dire, oh vabbè, non ho manifestato effettivamente, ma finché sei in vita, pure dici, ma sto qui decrepito, ho 99 anni, sì, ho ancora per manifestare. Eh no, perché qualcuno ti ha convinto che invece non puoi? No, perché sai che succede, raga? Che vi dicono se passa un anno, se passa un mese, se passa 2 anni, allora vuol dire che ne è cosa. Ma che cosa di che? Oh, ah sì, ma cosa di che? Eh? Perché che cosa? È solo che ancora non ci sono diventato qua versione. Evidentemente non ho trovato il cammino giusto, la struttura giusta, ok, il percorso giusto, tutto qua. Invece è successo pure a me. Vuol dire che ne è aria, vuol dire che ne è destino, vuol dire che ne è cosa, vuol dire qui, vuol dire no, sai che vuol dire? Vuol dire che ancora evidentemente non mi sono incanalata nel percorso giusto, tutto qua, tutto qua. Ognuno di noi è diverso e se stiamo a guardare il fratello o la sorella che ho iniziato il percorso di manifestazione e subito boom, mi sono manifestata alla casa dei miei coi, io invece ci sto a lavorare sopra, questa si è manifestata alla casa dei suoi sogni in un anno e io magari so 5 anni che... Qual è la differenza? Che lei forse aveva meno credo negativi, aveva meno blocchi, aveva più autostima, più meritocrazia o magari ha trovato il percorso giusto? Questo è. Ha trovato il percorso giusto, ha trovato, a differenza mia. A differenza è solo quella. Fine. Solo quella. Quindi la prossima volta se il vostro ego sta lì a dirvi, ah ma sì, guarda che è passato un anno, sono passati 2 anni, non dovete dire, vabbè, basta, gettare spugno, vuol dire che non è cosa, è passato, no. Io ho avuto manifestazioni, ok, che l'ho ricevute anni dopo. Vuol dire che la me che ha iniziato, che ne so, 5 anni prima a di qua, tale cosa, a di, ok? Non era ancora pronta, non era ancora la versione corretta, giusta, necessaria per appunto manifestare quella, o meglio selezionare, perché qui parliamo di manifestazione, ma qui parliamo di selezione multirealtà e nel mio canale in abbonamento non parlate in lungo e largo delle multirealtà, ok? Non facciamo altro che selezionare, selezionare, selezionare e selezioniamo in base a chi siamo, selezioniamo in base a chi siamo, selezioni in base a chi sei. Chi sei vuol dire cosa credi, cosa ti senti capace, in cosa ti senti che hai valore, in cosa ti senti che è possibile. Perché tanto la divisione fra te che non ce l'ha e te che ce l'ha è proprio questo. Che il te che ce l'ha, che cosa, che non ce l'ha, vuol dire che c'ha una serie di credo, una serie di limiti che l'altro non ce l'ha. Questo è. Perché è come a una scuola, che ne so, di cucina, ok?
Fra te che hai iniziato, che non sapevi manco fatto un toast, e il te oggi che magari sei un cake designer, sai fare le meglio cose, sai fare, qual è la differenza? È già che hai appreso delle capacità, dei skills, ok? Che hai una sicurezza, quindi ti senti possibile. Ma in mezzo a questo che c'è stato? C'è stato un lavoro, c'è stato un percorso, perché non si diventa da so bruciare solo i toast a sono un grande maestro chef, cioè non si diventa, c'è un percorso. Nessuno ci diventa così, ok? Agli inizi, io parlo sempre agli inizi, agli inizi. Dunque, so anni che stai a provare a cercare di manifestare una tale cosa, non ci riesci, non abbassare il livello tuo, non c'è bisogno, non devi volare basso, non devi accontentarti, non devi rinunciare, non ti ha richiesto niente di tutto questo, finché sei in vita è manifestabile. E come manifesti? Lavorando correttamente su te stessa, su te stesso. Devi soltanto trovare gli strumenti giusti e utilizzarli, punto e basta. Perché quando ce l'hai, le cose arrivano. E come si arrivano? Cioè, fine, se vai sul canale mio Instagram, ma pure qui ho raccontato centinaia e centinaia di storie successe di persone come voi che stavano lì a spigni praticamente contro un muro di gomma e non andavano da nessuna parte, non andavano. Ma con strumenti giusti, che siano i video, che siano i corsi, le consulenze o quello che cavolo sia, mediazioni, le cose si sbloccano e come? Per chi era prima che stava lì a spingere contro sti muri di gomma e se come non era accaduto, perché poi c'è sta cosa, se non accade in 21 giorni, se non accade in un anno, se non, no, vuol dire che è soltanto sbagliato. Thomas Edison, ok, diceva che anche 10.000 lampadine, ok, fulminate, 10.000 lampadine fulminate, ok, mm? Non volevano dire che erano errori, non erano errori, erano soltanto modi che non avevano portato al risultato finale che voleva, punto. Non erano errori, erano modi che gli permettevano di capire che facciamo proviamo un altro metodo, proviamo finché hai imbroccato quello giusto. Non si è detto, oh, sai che ti dico, dopo 5.000 lampadine, ma vaffanculo. Ma io ne faccio più, ma ciao, ciao, saluti a tutti. No, non ha detto. È questa la differenza. Qui non si cosa, non si smolla. Su sto canale, io che vi dico sempre che chi mi segue più tempo ce lo sa, qui su sto canale non ci proviamo e non smolliamo. Qui non siamo per provare, no? Come dice Yoda, provare, no, è fare. No, qui non siamo per smollare e né per provarci. Non stiamo qui a provare, vedremo, faremo, andremo. No, non ci faccio niente con queste cose così e né per smollare. Qua non si smolla. E lo sapete perché non si smolla? Perché finché sei in vita o puoi manifestare come? Si tratta soltanto di trovare il percorso giusto, gli strumenti giusti, tutto qua. Che a parole posso capire che dice, oh, sembra facile. No, non è facile. Effettivamente agli inizi non è facile, non è facile per nessuno. Ogni cosa che tu hai dovuto imparare a inizi non era facile. Non era facile. Vi sarà capitato di fare un corso per qualche cosa, ma anche studiare non era a inizi facile. Poi si è reso facile. A inizi imparare a leggere non era facile, imparare a scrivere non era facile. E oggi lo fate, no? Leggete e scrivete normalmente. Però a inizi non era facile. Mi facevano riempire pagine e pagine di una sola letterina. No? Ecco. Dunque, ci ho messo... quanto... Non c'è una tempistica, non c'è una cazzo di tempistica, non c'è una tempistica, non esiste una tempistica, non esiste una tempistica uguale per tutti, non esiste una tempistica giusta, non esiste, non ci stanno tempistiche, non ci stanno. Come vi può entrare in testa, ve lo dico a bassa voce, ma va de moda qui, non ci stanno le tempistiche sbagliate, state tranquilli che non ci stanno soltanto dei metodi che funzionano, ossia quelli che senti giusti per te stessa. Cioè, fine, che ve lo devo dire così, forse o capite meglio, è così. Perché ricevo tante letterine o commenti qui sotto, però so anni, no, vuol dire che è nato il metodo giusto, vuol dire che c'è del lavoro da fare dentro di te che evidentemente ancora non hai iniziato a fare o l'hai iniziato a fare in parte, o forse l'hai smollato, l'hai ripreso e ciao, fine. Perché io vi dico sempre, raga, oh raga, i corsi miei sono per tutta la vita, quei corsi io mi sono creata per me stessa, ok? Mi sono creata, pensate che ancora io ho smesso di sentirli? No, mi sento ogni giorno perché serve una disciplina, famo finta che è come uno sport, raga,
Dovete essere disciplinati. Avete mai fatto uno sport, un'attività fisica? Sapete che dovete essere disciplinati. Costanti, disciplinati, che poi in tutte le cose nella vita è così. O fate voi stessi col vostro corpo, non siete costanti e disciplinati. Penso che ogni giorno ve lavate, no? E se no, non è che dite, vabbè, mi sono lavata oggi, riparliamone fra 2 mesi. Arrivaci a 2 mesi a non puzza. Cioè, no, ecco, costanti, disciplinati, costanti, non smollate, non è che dici, vabbè, oh, oggi non me lavo, non me laverò per qualche anno. No, smollo. No, ok? Ci tenevo a fare questo video. Mettete pollici in su, scrivete commenti qui sotto perché sapete non me ne frega a me niente perché raga non me ne frega. A me mi importa solo perché YouTube c'è sta cosa che promuove se metti i pollicini in su, se metti i commentini solo per quel motivo, cioè solo per così si sparge il verbo ad altri che hanno bisogno di sentirlo, perché se tanti stanno lì a di mo smollo, non è destino, forse non è qui, forse non è là, non è accaduto, ormai è passato un anno, lasciamo sta, abbassiamo i standard, accontentamose, forse c'hanno ragione che dicono perché c'ho la luna storta, perché so il segno del Sagittario invece da Acquario, tutte queste cose qua, perché è uscita la carta del tarocco e mi ha detto che c'è questo, no, a me non mi definisce un cazzo e nessuno, voi dovete dire voi, a me non mi definisce un cazzo e nessuno, voi dovete proprio dire, a me non mi definisce un cazzo e nessuno. Nessuno, mi definisco io. E come mi definisco in base ai miei credo. E come mi definisco in base ai miei limiti. E come mi definisco in base alle mie convinzioni. Mia nonna diceva, le convinzioni mandano avanti al mondo. Ed è vero, le convinzioni mandano avanti il mondo. Le convinzioni mandano avanti il mondo. Dunque, se ti trovi in un momento a dire è un mese, 2 mesi, un anno, 2 anni, mi sa che forse devo lasciare sta, forse non fa per me, forse non è destino. No, no, via sti forse, via sto vittimismo. No, no, no. Vuol dire soltanto che c'è del lavoro da fare dentro di te. Vuol dire che ancora non hai fatto il lavoro correttamente. Vuol dire che ancora non sei diventata quella versione che già ce l'ha. Per evidenti motivi che possono essere 1 o 100.000, perché siamo esseri meravigliosi, ma siamo stratificati, meravigliosamente complessi nella nostra semplicità. Può essere il semplice complesso? Sì. Sì. Un giorno mi stavo a godere un bellissimo piatto di vongole, no? Ok, spaghetti che vongole. E mi ero messa a fare 2 chiacchiere perché non c'era nessuno, ok? Con il cuoco. E mi disse una cosa che mi ha colpito, è vero? Mi disse, buoni? Sì, sì. E mi disse, sai una cosa? Che sono i piatti più semplici, quelli più difficili da fare. Effettivamente il piatto delle vongole non è che richieda chissà quanti ingredienti, chissà che preparazioni, mamma mia. C'aveva ragione. E c'aveva ragione. Non sapete quanto agli inizi, ok, tantissimi anni fa, quando ho cominciato a cucinare, a fare i dolci anche più semplici, cioè sapete, i ciambelloni, cose, non mi venivano. Eppure dicevo, cazzo, è farina, uova, zucchero, cioè un po' di lievito, dove cioè non è che chissà che devo fare di cake design, e non mi venivano. O sbagliavo gli ingredienti, pure che stavo lì a pesarli e così, o i tempi di cottura. Sì, è vero, le cose più semplici sono quelle che sembrano più complesse, però una volta che siete capaci a farle, poi saprete fare tutto quanto, perché sono la base, sono la fondamenta dei vostri, sono le fondamenta e lì costruirete tutto il vostro successo. Lì costruirete tutto il vostro successo. Ecco perché vi dico sempre iniziate da voi. Ma io sono qui perché voglio manifestare tizio, perché voglio ma inizia da te perché sei tu che manifesterai quel tizio. Sei tu che diventerai quella versione che c'è a tizio. Quindi inizia da te. Quindi vi dico fatevi il corso booster, autostima, radice e valore del sé. Fatevi il corso rientraccia credo. Ma io voglio manifestare. Ma inizia da te. Ma chi la manifesta sta realtà? Te. E allora devi iniziare da te. Devi iniziare da quei fondamenta. Inizia da te e poi tutto il resto viene. Perché se tu stai bene, sta tranquillo, che tutto il resto poi gira, se gira. Perché sei tu il meccanismo che fa girare tutta sta baracca, ok? Che fa girare tutta sta giostra, sei tu. E se sei inceppato a giostra,
Non gira, è inutile che stai lì a dire fammi vedere il singolo elemento, fammi vedere il cavallino che è lì saldato sulla giostra, non è il cavallino, sei tu che te devi sistemare. Questo è. Ok? Mm. Io vi ringrazio che mi seguite fin qui, pollice in su, vi aspetto qui con un prossimo video e qui sotto tra i link trovate, tra i commenti trovate il link per i miei prodotti e servizi che hanno aiutato centinaia di voi a finalmente decollare e mettersi sulla retta via, sulla strada giusta per finalmente riprendere il potere divino e manifestare la vita pezzo per pezzo, cammino per cammino, come loro desiderano. Pace, amore ed energia. E non smollate, qua non si smolla anche cazzo.